siamo nel cuore di questa raccolta di macchine da scrivere. Ci sono delle macchine che parlano, che hanno un'anima. Questa Olimpia è esattamente quella che utilizzava la Matilde Serao, grande scrittrice, per scrivere gli articoli sul suo Mattino, fondato nel 1892 a Napoli insieme al marito Edoardo Scarponi. Mi potreste dire, ma com'è che fai ad averla tutta? C'è un legame tra me e la Matilde Serao, perché è venuta a abitare nello stesso comune dove sono nato io. Il mio padrino di nascita, quindi di battesimo, era un primo cugino della Matilde Serao. Quindi conosco gli eredi che quando hanno saputo che avevo creato questo museo me l'hanno donata per volere. Questa è una macchina che parla, ha un'anima anche questa. Una signora è venuta da Napoli con questa cassettina di Remington, dicendomi che era del marito, un magistrato a tribunale di Napoli. Con questa macchina ha scritto più di 300 sentenze la notte a casa, sacrificando anche i doveri coniugali, diceva la vedova. Ma non c'erano allora fughe di notizie. Le scriveva di notte per evitare che altri sapessero. La più antica è questa Calligraph, 1882. Fu costruita da un uomo di ingegno, ma anche molto tenace, di nome Christopher Latham Shaw's, un giornalista che poi divenne direttore di giornale, poi venne nominato senatore degli Stati Uniti. Volle dedicare gli ultimi anni della sua vita a costruire una macchina da scrivere perché si era accorto che c'era un'esigenza vera. L'uomo voleva poter scrivere con dei caratteri fissi, uguali, da stampa individualmente. Allora si intestardì e gli ultimi anni li volle dedicare a quest'idea, soltanto che la cosa risultò molto più complessa di quello che lui potesse immaginare. Dovette brevettare più di 30 modelli. Questi modelli li faceva testare in casa dalla figlia Lilli, una biondina, nel salotto di casa, perché si era accorta che la Lilli aveva una spiccata manualità e quella è la Lilli che sta ancora scrivendo qua. La Lilli è quella che ha introdotto l'elemento femminile nell'interno degli uffici che sino a quel momento erano appannaggio esclusivo degli uomini. Questa è la macchina più cara per me, ma anche la più significativa, perché alle spalle c'è una storia. Questa macchina è stata prodotta nel 1891 a Brooklyn, New York. Ne furono prodotti soltanto 1600 pezzi. Quindi 1600 pezzi possono sembrare tanti, ma in tutto il mondo sono pochissimi. Una è qui. Questa macchina a doppia battuta, davanti e dietro, si posiziona due e la chiamano la cavalletta perché le leve si muovono come il movimento delle zampe di una cavalletta quando deve spiccare il fuoco. Qual è la storia di questa macchina? 1891 Brooklyn. Ci dice qualcosa Brooklyn. Senz'altro a produrre questa macchina c'è la mano di qualche italiano emigrato che è andato a cercare fortuna negli Stati Uniti. Questo è uno dei motivi per cui sono affezionato a questa macchina. Ma c'è un altro motivo anche importante. Il Camillo Olivetti, quello che poi fondò la Olivetti, fu l'agente generale per l'Italia della Williams. Quindi questa macchina è stata prodotta da operai italiani. In più è stata importata in Italia senz'altro da Camillo Olivetti perché si trova in Italia. Quindi ha veramente un'anima. Un'altra macchina interessante è questa Oliver, Sir Thomas Oliver. Era un predicatore anglicano, aveva il pallino della meccanica, viaggiava con la Bibbia
da un lato e la cassetta degli attrezzi dall'altra parte. Quando si fermava nella canonica si metteva a armeggiare. Ha prodotto questa macchina che è bellissima, doppia battuta, guardate come si concentrano qui al centro del carrello, è pesantissima, la battuta è molto robusta, per cui si potevano ottenere fino a 16-17 copie con la carta copia. Abbiamo una macchina da scrivere qui davanti a noi con 4.000 simboli. Questa è una macchina da scrivere cinese. Ogni quadratino corrisponde a un simbolo, un ideogramma potremmo definirlo meglio. Ma non scrive questa macchina, è una macchina da scrivere che non scrive, che incide un foglio di cera. Quindi non si usava un foglio di carta, si usava un foglio di cera che veniva inciso con questi cubetti di piombo. Con questa levetta qua si solleva e va a incidere. Una volta completato il foglio si prende e viene utilizzato come matrice nel ciclo stile e quindi si ottiene poi la stampa. E la stampa è successiva, prima si incide, ma gli errori non è possibile. Ma prima di chiudere vi voglio far vedere una bella macchinetta che non è una macchina da scrivere, è una calcolatrice. E poi forse l'avrete soltanto vista qualche volta, ma non l'avete vista senz'altro in funzionamento. Bene, questa è una macchina che io ho usato in Piazza della Scala. Calcolatrice fa le 4 operazioni. Con questa manetta qui a destra, girandola a destra somma e quindi fa anche le moltiplicazioni, perché la moltiplicazione è una serie di somme. A sinistra sottrae e quindi fa anche la divisione. Proviamo a vedere se ci riesco ancora. Facciamo una moltiplicazione. 245 per 37. 37 è così da 7 unità. 6 e 7. E mi sposto di una decina, 1, 2, 3, allora 37 per 245 è 9065. Chiaro? Fatta l'operazione. Bellissimo, no? Quando vengono le scolaresche gli faccio vedere questo, poi glielo faccio usare, dice volete provare? Si mettono in fila qua e vogliono provare, perché questo è un museo dove le cose non è che non si toccano, qua si toccano. Allora i ragazzi trovano più, perché se dovessero soltanto guardare, faccio provare a scrivere a macchina, perché loro si divertono.